Bentornati raga qui con Zogis Gaming. Oggi diamo un'occhiata più da vicino al cane vero amico, cercando di capire se vale la pena puntare tutto su questa skill e ovviamente vorrei parlarne con te nei commenti, quindi mi raccomando ci vediamo sotto al video. Partiamo dai pro. Per chi non ricordasse, il cane vero amico ci può seguire sulle zone e attaccare gli zombie insieme a noi, che è un po' il suo tratto caratteristico. Per ottenerlo dobbiamo allevare i nostri cani fino al livello 4 e dai un'occhiata ai commenti fissati perché abbiamo già visto come incrociare in efficienza i nostri compagni nella guida stracompleta ai cani per ottenere anche il vero amico con più facilità. Grazie alle sue doti speciali potremo anche arrivare in zone della mappa normalmente inaccessibili per ottenere bottino ulteriore. L'esempio classico è la minigun fuori al bunker alfa, che però si può prendere solo una volta, mentre ad ogni reset potremo accedere alle porte chiuse del quarto piano o cercare le macerie delle zone nel nord congelate. Il loot però non è dei migliori, quindi secondo me questa opzione non è tra le caratteristiche più importanti. Infine il vero amico ha un quarto slot riservato nella gabbia dei cani, oltre ai 3 di base per attivare gli altri membri del branco. Questo significa che con questa abilità rarissima possiamo beneficiare delle skill attive di 4 cani piuttosto che di 3. Ecco, questa è una perk molto sottovalutata ma molto importante, a patto che il nostro vero amico ovviamente abbia un buon set di skill, cosa che comunque è un po' complicata. E poi vabbè, puoi fargli fare delle emoticon personalizzate che mamma mia che figata, tipo gli zombie ti guardano e scappano. Ok, diamo un'occhiata ai contro ed è qui che vorrei sapere la tua con un commento. Il cane vero amico ha una sorta di resistenza e quando questa scende a 0 apparirà una faccina triste e il cane smetterà di attaccare i nemici. Per farlo ricominciare possiamo tornare in base, il che è un'opzione che ci farà perdere molto tempo e poco efficiente, oppure possiamo usare gli stuzzichini, che però sono a pagamento oppure sono davvero molto rari. Ad esempio li possiamo ottenere in alcune versioni degli scantinati o come premi stagionali, qualche volta free, qualche volta a pagamento. Questa meccanica serve per limitare la potenza del cane, perché altrimenti avremo danni bonus senza limiti, ma allo stesso tempo fa diventare questo tratto caratteristico della skill molto più inutile di quanto apparentemente sia, anche perché possiamo fare tutte le zone del gioco anche senza questo cane. Il secondo grande contro è proprio il tempo e la fatica richiesti per ottenere questa skill. Come già abbiamo visto nella guida completa dedicata che trovi nei commenti fissati, allevare i cani è già di per sé un processo lungo e difficile, soprattutto se non riusciamo ad ottenere in media pari quantità di maschi e di femmine. E poi ottenere un cane di rango 4 che abbia anche la skill di vero amico è comunque un martirio, anche usando le skill di arguto e il cibo secco. Secondo me bisognerebbe provare ad ottenerlo attivamente solo quando si ha il VTT, usando la ricetta che aumenta la probabilità di ottenere vero amico, insieme alle altre che aumentano le probabilità di ottenere un cucciolo di un sesso piuttosto che un altro. Però anche il VTT ovviamente si tratta di tantissimo tempo. Questo secondo me è il più grande punto di sfavore. Tutto il tempo e l'investimento richiesti non vengono ripagati dall'effettiva utilità della skill, visto che ce ne sono di altre che rendono il gioco più facile da subito. Però potrebbe essere che in futuro potranno cambiare e aggiornare il modo in cui questo cane funziona, potrebbero aggiungere nuove skill o nuove abilità passive che ci aiuteranno su alcune zone in particolare o contro alcuni tipi di zombie, o insomma qualsiasi cosa che si avvicini al concept originario che c'era tantissimo tempo fa, di poter continuare a corazzare il tuo cane per farlo diventare una macchina da guerra. In quel caso chi già l'ha ottenuto e ce l'ha conservato ha vinto. Tu cosa ne pensi? Vale la pena grindare assolutamente subito per ottenere il cane vero amico quanto prima? Fammi sapere con un commento. Qui con Zogis Gaming, buona caccia!